Ciao a tutti amici, questa sera siamo qui insieme per parlare della grande congiunzione che avverrà domani, lunedì 21 dicembre 2020 alle ore 19:20. Domani tra l'altro è il solstizio d'inverno, come tutti sappiamo. Bene, in questi giorni abbiamo sentito tanto parlare di questa congiunzione. Che cos'ha di speciale questa congiunzione? Che effetti può avere sull'umanità e su tutti noi? Vediamo prima nel dettaglio che cosa è una congiunzione, quali sono i suoi aspetti tecnici a livello astrologico e poi andremo ad analizzare degli eventi per capire questa congiunzione nei secoli scorsi, che cosa ha comportato e andare ad analizzare che cosa porterà adesso, che è questo quello che ci interessa. Intanto c'è da dire che i due pianeti coinvolti sono Giove e Saturno. Giove e Saturno hanno due periodi orbitali differenti. Che cos'è un periodo orbitale? È il tempo che impiega un pianeta a fare l'intero giro dello zodiaco. Giove ha un periodo orbitale di 11,9 anni. Saturno ha un periodo orbitale di 29,5 anni. Quindi, essendo le due velocità differenti, tramite una formula matematica possiamo dire che i due pianeti si incontrano, si congiungono ogni 19 anni e 314 giorni. Ok, quindi già da questo capiamo che la congiunzione ha luogo ogni 19 anni e 314 giorni. Questo lo rende un evento un po' raro, non direi raro, un po' raro. Quindi, che cos'ha questa volta di speciale questa congiunzione rispetto a congiunzioni che ci sono state 20 anni fa, 40 anni fa, 60 anni fa? Perché in questo momento è così famosa questa congiunzione? Questo ve lo spiego io tramite un ragionamento astronomico e questa è la prima parte importante da capire. Tornando un attimo indietro, la congiunzione è quando due pianeti si incontrano allo stesso grado zodiacale e in questo caso Giove e Saturno si incontrano a 0 gradi e 29 minuti dell'Acquario. Tra l'altro in questi giorni ho anche pubblicato 2 post in cui spiego l'ingresso di Saturno in Acquario e l'ingresso di Giove in Acquario. Ok, detto questo, torniamo alla spiegazione della formazione della grande congiunzione. Se tutti voi avete presente il cerchio zodiacale, che è un cerchio di 360 gradi, quindi identico a un goniometro, questo cerchio è diviso in 12 spicchi. Questi 12 spicchi sono i segni zodiacali. Questi spicchi sono di 30 gradi ciascuno. Quindi immaginate questo cerchio, immaginate questi 12 spicchi e immaginate che a gruppi di 3 formano 4 diversi quadranti. Questo che cosa significa? Tornando ai discorsi tolemaici, quindi di Tolomeo, che divide i segni zodiacali in segni di aria, terra, fuoco ed acqua, ciascuno di questo elemento contiene 3 segni zodiacali. E fino a qui è chiaro. Come è diviso il cerchio zodiacale? Inizia in Ariete, quindi fuoco, il successivo è terra, il successivo è aria, il successivo è acqua e poi ricomincia fuoco, terra, aria e acqua, così per 4 volte. Ok? Quindi se noi andiamo a prendere ad esempio il primo segno di fuoco, che è l'Ariete, e incontriamo la terra, l'aria, l'acqua e il fuoco, ok? Quindi tra fuoco e fuoco che differenza c'è?
considerando che ogni spicchio è di 30 gradi, c'è una differenza di 120 gradi. Se noi contiamo 120, 120 e 120, formiamo un triangolo, ok? Immaginate questo triangolo a distanze angolari di 120 gradi ciascuno per lato. Ok, questo è importante per capire come gira la congiunzione durante i secoli. È dura rendervi l'idea di quello che voglio dire? Speriamo di riuscirci. Allora, che cosa succede? Ponendo caso che nell'anno X la congiunzione si forma ipoteticamente in Ariete, nominiamo l'Ariete perché è il primo segno, in Ariete, che cosa succede? Dopo 20 anni va in un altro segno di fuoco, il Leone, ok. Dopo altri 20 anni in un altro segno di fuoco, Sagittario, e sono passati circa 60 anni. Questo triangolo deve essere percorso 3 volte, quindi Ariete, Leone, Sagittario, Ariete, Leone, Sagittario, Ariete, Leone, Sagittario. Ok, 60 anni sono passati. Dopo questi 60 anni si passa ai segni di terra e quindi cominceremo Toro, Vergine, Capricorno, Toro, Vergine, Capricorno, Toro, Vergine, Capricorno. 3 giri, altri 60 anni. Ok, che cos'ha, ritornando indietro nel discorso che facevamo, di speciale questa grande congiunzione? Questa grande congiunzione non solo sono passati i famosi 20 anni, cioè 19 anni e 314 giorni, ma questo è l'anno in cui cambia di elemento. Stiamo passando dall'elemento terra all'elemento aria. Quindi è un momento questo in cui, quando c'è il cambio elemento, è un momento di svolte storiche. Questo per quanto riguarda l'umanità. Io ho fatto un elenco di tutti i giri che Saturno e Giove hanno fatto negli anni. Quindi quest'anno ci ritroviamo ad entrare nell'elemento aria e fino ad ora eravamo nell'elemento terra, quindi momento storico, ok, ma cosa importante da notare, l'ultima volta che siamo stati in una grande congiunzione di aria è stato il 1405, quindi ne è passato di tempo. 1425, scusate, 1425, eccolo qua. E un attimo, no, 1405, ho detto bene. Ho fatto un elenco, non so se si vede, enorme, non credo che si riesca a leggere, ok, comunque 1405, e eravamo in Acquario come adesso, ed è stata l'ultima volta che abbiamo avuto la grande congiunzione in Acquario e in un elemento aria. Qual è il dramma di chi ha analizzato questa congiunzione a livello astrologico? Ho controllato molti siti d'astrologia, ho letto cosa hanno scritto gli altri astrologi, ho visto video su YouTube e purtroppo hanno parlato un pochino tutti a pappagallo, ripetendo ciascuno quello che diceva l'altro, e tutti hanno nominato il 1226, e poi vi dirò perché, e hanno nominato il
1623. Poi queste ve lo spiego perché sono state nominate dagli altri astrologi queste due date, ma io vi voglio fare un discorso completamente diverso, un discorso che si basa su mie osservazioni personali che tutti possono verificare, quindi non sto parlando a vanvera, non voglio fare quella che si differenzia da tutti, non voglio fare sempre la pecora nera che va al contrario, ma non sono state fatte le osservazioni dovute. E questo perché? Perché la gente non osserva. Allora, dicevamo 1405, congiunzione d'aria. Non è vero, non è vero. Perché non è vero? Perché in realtà, e lo potete verificare, l'ultima congiunzione di aria l'abbiamo avuta il 24 luglio 1981. Questa congiunzione sfalsa di elemento, perché negli ultimi 200 anni abbiamo avuto tutte congiunzioni nei segni di terra, ve lo dico subito, dal 1802 ci sono state esclusivamente congiunzioni, sempre parlando di Giove e Saturno, in segni di terra. Abbiamo poi avuto nel 1980 e 1981 le congiunzioni in aria, per riavere una congiunzione il 28 maggio 2000 in segno di terra, e adesso definitivamente partono i 200 anni per le congiunzioni in segni d'aria. Allora, spieghiamo il 1980 e il 1981, che è basilare per capire quello che sta avvenendo adesso a livello mondiale, e parlo del famoso virus, il fuffavirus, parlo di tutto quello che ci sta succedendo anche a livello di dittatura, prigionia. È importantissimo analizzare il 1980 e il 1981, e nessuno che io sappia lo ha fatto. Intanto vi spiego una cosa tecnica del 1980 e del 1981. Nel 1980, per la precisione 31 dicembre, ore 20 e 17, abbiamo la grande congiunzione di Giove e Saturno a 9 gradi e 30 minuti della Bilancia, segno d'aria. Ok, quindi vediamo il nostro Saturno, che è un pianeta lento, fermo nel cielo, quasi pressoché fermo, perché essendo lento si muove molto molto lentamente, con Giove che si avvicina a Saturno fino a toccarlo, quindi si congiunge a 9 gradi e 30 minuti della Bilancia, per poi, scusate, per poi sorpassarlo, ok, ma a causa del moto retrogrado noi lo vediamo ritornare indietro, congiungersi di nuovo, quindi per la seconda volta, sorpassarlo e ripassare per la terza volta congiunto a Saturno per poi proseguire. Quindi in quell'anno 1980-1981 ci sono state 3 grandi congiunzioni che sono state importantissime. Nessuno le ha nominate. Adesso ve le spiego queste 3 congiunzioni. Una è avvenuta il 31 dicembre 1980, l'altra il 4 marzo 1981 e l'ultima il 24 luglio 1981. Ok, forti di questo, e tutte e 3 in bilancia, come dicevamo, forte di questo andiamo a analizzare che cosa è successo nel mondo. Mi sono presa degli appunti perché a memoria giustamente non ci riuscivo. Quindi parliamo
di cosa è successo il 12 settembre 1980. Chi è bravo in storia lo sa meglio di me. C'è stato un bel colpo di stato in Turchia in cui è stata introdotta una dittatura militare e la persona che fece il colpo di stato, Kenan Evren, è successivamente diventato presidente dall'82 in poi. Quindi colpo di stato, dittatura militare, presidenza. Tenetevelo a mente, ok? Andiamo avanti. Data storica che alcuni di noi si ricordano, dipende da che età avete. 21 settembre 1980, inizio della guerra del Golfo. Guerra del Golfo tra Iran e Iraq che ha durato fino al 1998. Una guerra famosissima. Una guerra che ha comportato politicamente tantissime cose. E ripeto, chi ha studiato la storia lo sa meglio di me. Qui abbiamo un colpo di stato e una guerra di 8 anni. Andiamo avanti. Cosa molto importante. 4 novembre 1980 viene eletto Ronald Reagan come presidente degli Stati Uniti. Tra l'altro Ronald Reagan era un acquario, segno d'aria, repubblicano, come Trump. Ricordatevi questa data. Ok. Un'altra curiosità che ci può far pensare, l'8 dicembre 1980 viene ucciso John Lennon. John Lennon non era solamente un musicista e un cantante. John Lennon era un attivista politico e un pacifista. Ok, questi sono 4 avvenimenti fondamentali accaduti nel 1980, tanto per farvi rendere l'idea di quello che si sta preparando. Un colpo di stato, una guerra, un'elezione presidenziale americana e, se vogliamo metterci di mezzo John Lennon, la morte di un attivista e pacifista. Ok, e questo è solo il 1980. Adesso che vi racconto del 1981, penso che avrete una bella sorpresa. Allora, ricordiamoci questa cosa. 1981, Giove stava tornando indietro. Vi ricordate quello che vi ho detto prima? Giove era retrogrado, ok? Anche Saturno era retrogrado, entrambi. Quindi, ricordatevelo questo. 23 febbraio 1981. Colpo di stato in Spagna. Fallito. Retrogrado. Fallito. Altra data molto molto importante. 30 marzo 1981. Attentato a Ronald Reagan. Ronald Reagan era appena stato eletto. L'abbiamo detto prima. 4 novembre 1980. Elezioni americane. 30 marzo 81, attentato al presidente. Fallito. Giove Saturno retrogrado. Ok? Se vogliamo metterlo in mezzo, come curiosità, l'11 maggio 1981 muore Bob Marley. Anche lui acquario, segno d'aria. Ma attivista politica e pacifista. È una curiosità. Fa sempre testo. Ritorniamo, non è ancora finita la retrogradazione e c'è un evento che ricorda tutto il mondo, il 13 maggio 1981. 13 maggio sparano a Giovanni Paolo II. Fallito, il Papa sopravvive. Giove Saturno retrogrado, di nuovo. Questi sono tutti fatti estremamente importanti per capire
il momento attuale che stiamo vivendo. Non sono fatti storici che io vi racconto così, perché non ho niente da fare. Questi sono fatti storici di una rilevanza enorme. Vi devo ancora dire la data che cambierà la vostra visione del virus. Cambierà. Ma forse ve la dico dopo. No, vabbè, ve la dico adesso. 24 giugno 1981. Sicuramente nessuno di voi si ricorda cosa è successo quel giorno. Non me lo ricordavo nemmeno io, ma facendo una ricerca l'ho trovato, lo potete trovare anche voi su Google. 24 giugno 1981. Scoprono il virus dell'AIDS. Ma guarda un po', che cosa strana. 24 giugno 81, Giove e Saturno diretti, virus, pandemia mondiale, vi dice niente questa cosa? Vi dice qualcosa? Ma forse assomiglia a un virus che conosciamo, diverso, ma mi pare di aver letto che è accomunato il corona oltre che con la SARS, con l'AIDS? Mi sbaglio? No, non bisogna essere complottisti. No. Perché? Perché essere complottisti? Andiamo avanti? Le cose eclatanti già le abbiamo dette. Andiamo avanti. C'è il matrimonio di Carlo e Diana, non ci interessa, benché comunque a livello politico sicuramente ha avuto una rilevanza. Questo è successo il 29 luglio dell'81. Comunque ci possiamo passare sopra su Carlo e Diana, ma abbiamo il lancio, questa è una cosa positiva, per fortuna, il 1 settembre dell'81, viene lanciato sul mercato il primo computer dall'IBM. Ok, segno d'aria, perché l'aria, specialmente l'acquario, comunque tutti i segni d'aria, si riferiscono alla comunicazione, e il lancio del primo computer è una cosa che si rifà sicuramente in modo positivo a un periodo dove i segni d'aria hanno una certa importanza. Ok, altra data importante, 6 ottobre 81, viene ucciso il presidente egiziano Sadat da alcuni estremisti fondamentalisti. Vi interessa? Vi direi che è interessante. Hanno tentato di uccidere Reagan, hanno ucciso il presidente egiziano, hanno sparato a Giovanni Paolo II, hanno fatto un colpo di stato in Spagna. Segni d'aria, congiunzione d'aria. Ma una notizia positiva l'abbiamo il 9 ottobre dell'81, quando viene abolita la pena di morte in Francia. Vi ho detto abbastanza cose? No, ve ne manca ancora una molto importante. Molto importante. Ritorniamo al nostro elenco di questo che vi ho fatto vedere prima, con tutte le date ogni 20 anni delle grandi congiunzioni Saturno-Giove, e andiamo a parlare del 1405. Che cosa succede nel 1405? 16 gennaio 1405, ore 20:58, grande congiunzione a 23 gradi e 46 minuti in acquario come adesso, ok? Ed è stata l'ultima volta che la congiunzione è stata in acquario. Che cosa è successo nel 1405? Io lo so. E vi stupirà sapere che cosa è successo nel 1405. Scusate, ma gli appunti servono, perché
ci sono nomi che non mi ricordo, c'è un nome dell'imperatore. Ci fu un caro imperatore cinese, Yongle, penso che si legga Yongle, non so il cinese, quindi non saprei. L'imperatore cinese Yongle costruì una flotta imperiale composta da 317 navi. 317 navi? Non so se vi rendete conto, nel 1405 possedere una flotta di 317 navi era una cosa immensa, era una cosa, non ci sono parole, non esisteva nessuna flotta grande come quella e non è esistita fino alla prima guerra mondiale, ok? E che cosa fa questo imperatore cinese con queste 317 navi nel 1405? Decide così che vuole espandersi, vuole avere predominio sulle terre che lui conosce, non quelle vicine, no, sì, quelle vicine, ma è arrivato in Africa, è andato ovunque questo tizio. Cosa voleva fare Yongle? Cosa voleva fare? Voleva espandere il dominio cinese sul commercio, sulla diplomazia, a livello politico e, diciamo, rendere, non voglio dire schiavi, ma compiacenti tutti gli stati che lui invadeva con le sue belle navette. Vi ricorda niente? La Cina? Non so, pensate un attimo. Questo imperatore non era uno che si accontentava di poco. 7 viaggi ha fatto. 7! Con 317 navi. Ma sarò complottista? Non lo so. Allora, abbiamo detto tante belle cosine fino adesso. Le altre due cose che vi voglio dire, ve le dico dopo, perché non è una cosa politica, è una cosa tecnica della congiunzione. Parliamo adesso, partiamo. Dicevo, parliamo adesso della grande congiunzione del 2020. Allora, come avevo detto prima, ho pubblicato in questi giorni l'ingresso di Saturno in Acquario e di Giove in Acquario. Questo è importante perché? Perché entrando nei segni d'aria, Giove e Saturno prendono la sfumatura dell'elemento aria. Quindi Saturno nell'aria non è che ci va tanto bene, non è che ci è tanto amico, ma essendo in Acquario è dominatore, quindi è confacente a se stesso. Ok, Saturno è un pianeta molto rigido, è un pianeta che vuole rispettare le regole, è il signore del tempo, è il signore del karma.